Buongiorno e benvenuti ai nostri episodi di Italy Leads the Change, una serie di interviste con i protagonisti del territorio italiano e anche i nostri grandi collaboratori. Oggi abbiamo l'onore di avere Vittoria De Franceschi e Luca Pasqualini. Ciao! Vittoria è un personaggio di rilievo nell'agriturismo di famiglia La Valentina, e oggi con Luca ci aprirà il mondo della, insomma, la sua realtà, descrivendoci tutto ciò che si può vivere nel suo agriturismo, parlando anche di questa terra che è ancora sconosciuta come quella della Maremma, e purtroppo virtualmente, perché ovviamente personalmente vivere questa esperienza è completamente diverso, ma vi farà fare un piccolo viaggio nella sua realtà. Vittoria. Eccoci, abbiamo un cavallo un po' invadente qua. Si sta grattando su di me. Armatan. Sì, è sempre lui. Eccolo. Ok, eccoci. Allora, una piccola, dunque, la Valentina per Italian Special Occasion è un luogo dove noi possiamo, noi organizziamo team building ed esperienze uniche, lontano dalla quotidianità della città, ma sono tutte attività che sono a stretto contatto sia con gli animali che con la natura. Ma adesso, Vittoria, aprici la porta del tuo mondo. Allora, giro la camera. Così vedete l'agriturismo intanto. Ecco, questa è la Valentina nuova. Noi ci troviamo, in questo momento siamo all'interno dell'uliveto dell'azienda, però cerco di farvi una panoramica delle strutture dell'agriturismo e della visuale che avete, il parco. Ecco, ci troviamo già all'interno del Parco Naturale della Maremma. Eccoli qua, nel sottofondo dietro ci sono i monti dell'Uccellina e questo è il nostro uliveto. I cavalli adesso mi sa che non si vedono. Allora, l'azienda della Valentina Nuova è un'azienda antica. Qua addirittura il mio trisnonno era il fattore qua ai primi del Novecento. Va bene, sì, io ti racconto la storia. Certo! Ok. Quindi il mio trisnonno era già qui fattore, contadino di questa azienda dove si allevava il bestiame, le tipiche vacche maremmane. Poi il mio bisnonno invece, che negli anni 40 era andato all'estero, era emigrato appunto a cercare fortuna, a cercare posti migliori e una nuova prospettiva, negli anni 60 è riuscito a tornare in Italia e a comprare appunto l'azienda dove era cresciuto da bambino, dove lavoravano i suoi genitori. E poi dagli anni 60 è arrivata a mia madre. Mia madre ha iniziato a occuparsi dell'azienda. Aspetta, giro la camera. Mia madre ha iniziato a occuparsi dell'azienda all'inizio degli anni 90, quando sono nata io, e pezzetto pezzetto, piano piano ha ristrutturato prima un appartamento, poi un altro, fino adesso arriviamo ad avere 7 appartamenti. E nella sua ristrutturazione lei ha voluto mantenere l'aspetto tipico dell'azienda maremmana, ha voluto quindi mantenere gli ampi spazi con le pareti in pietra degli appartamenti, dei casali, ha cercato di mantenere il più possibile quello che c'era, l'autentico che c'era, per far vedere la vera azienda. E lei con grande fatica e con grande sforzo è riuscita poi piano piano a creare questo posto che oggi è veramente meraviglioso, perché ti permette di respirare, ecco. Certo. E ovviamente ti ha trasmesso tutta la passione, perché da quando
ti ho incontrato che trasmetti tutto l'amore che hai per questo posto, quindi è molto importante quello che diciamo il tramandare, no? E soprattutto preservare dei posti che rappresentano la storia di un territorio, quindi ben venga Vittoria. Allora, l'agriturismo è immerso nel bellissimo parco della Maremma. Cosa ci raccontate della natura che circonda il vostro agriturismo? E l'attività agricola, ovviamente, che ancora immagino che continua ad esserci. Beh, l'attività agricola, nonostante questo periodo appunto di fermo un po' dovuto al Covid e via discorrendo, fortunatamente è andata avanti l'agricoltura, perché ovviamente è un settore talmente tanto importante e alla natura non interessano virus o leggi o cose, la natura va avanti, quindi i campi si devono lavorare, le piante vanno sistemate, il bestiame mangia comunque tutti i giorni, quindi noi in realtà non ci siamo mai fermati. Anzi, abbiamo approfittato di questo periodo di chiusura al pubblico per poter migliorare determinati lavori, quindi abbiamo rifatto un po' di cose per renderci sempre migliori e pronti per accogliere poi i nostri ospiti al meglio. Qui noi siamo, l'azienda è biologica dal 96 se non sbaglio, considerando che mamma ha iniziato a occuparsi dell'azienda, io sono nata nel 91, quindi fin da subito una delle prime cose che mamma ha voluto fare per l'agricoltura è stata appunto rendere un'agricoltura biologica, assolutamente super bio, tant'è che appunto ad esempio le piante d'olivo che abbiamo qui alle nostre spalle, noi non le trattiamo neanche con quei prodotti che si potrebbero usare per il biologico, quindi proprio naturale al 100%. Infatti il E vostro... poi Infatti, dimmi. no, il vostro olio infatti è buonissimo, ho provato ed è veramente top. È molto buono fortunatamente. Le coltivazioni principali dell'azienda in realtà sono il foraggio classico che ci serve per il bestiame, perché poi qui adesso non si vedono insieme ai cavalli, ma abbiamo anche delle mucche, le vacche limousine in selezione, sono nati tra l'altro 2 vitelli, stiamo aspettando il terzo. Sì, Magnifico. quindi principalmente produciamo i fieni per i nostri animali e poi un po' di orzo, girasoli, insomma a seconda dell'anno, a seconda delle rotazioni dell'agricoltura, qualcosa che poi vendiamo ai vari consorzi e a chi ne ha bisogno. Bene, bene. Bene, e che tipo di... sono sicura che state in fermento e organizzando delle attività del prossimo futuro, ovviamente rispettando il distanziamento sociale che il Covid-19 ci impone in questo periodo, ma sono sicura che voi appunto avrete delle attività che tutti potremmo fare. Che cosa si potrà fare alla Valentina nel prossimo futuro? Vai, raccontaci Luca. Vabbè, abbiamo un bel branco. Eccoci, quindi le attività. Allora, le attività che andremo a svolgere saranno sicuramente quelle di fare tante passeggiate. Tante passeggiate, nella natura, visto che adesso abbiamo un bel branco di 10 cavalli che si sono uniti, abbiamo fatto tutto un lavoro affinché ci fosse una coesione tra di loro, adesso sono tutti belli in tranquillità e sicuramente l'obiettivo nostro, quello dell'associazione che abbiamo appena creato, che si chiama il Branco dell'Uliveto, che è dentro la Valentina Nuova, si pone come obiettivo di fare formazione, nel senso di formare nuovi cavalieri amazzoni a intraprendere un percorso insieme al cavallo come partner e non come oggetto sportivo, diciamo, come viene più ampiamente descritto. Quindi faremo tantissime attività e quest'estate se ne vedranno delle belle, perché a parte le passeggiate che faremo nella natura e nel parco, e se riusciamo arriveremo anche al mare magari nei momenti più più calmi, meno trafficati, però faremo anche tante attività qui, tanti stage, ospiteremo per esempio un'associazione che si chiama Buttero Contemporaneo, che
ripercorre tutte le tradizioni del buttero, della storia del buttero, però in chiave moderna, cioè come adesso, con un approccio relazionale al cavallo. Quindi come qui da noi i cavalli sono completamente sferrati e vengono condotti in sola capezza, quindi non viene usato nessun tipo di strumento convenzionale, sia noi che anche il buttero contemporaneo che ospiteremo. E loro ripercorreranno un po' tutto quello che sono le tradizioni, non solo dei cavalli e del lavoro a cavallo, ma anche dell'artigianato. Quindi ci sarà un po' di tutto e anche una centratura un po' anche a livello psicologico umano nel relazionarsi con l'animale. Quindi diciamo questo è il percorso nostro più importante, che faremo anche qui come scuola di equitazione etica. Sì, certo, il nostro obiettivo è quello di vedere il cavallo come un compagno, un amico al nostro pari, con cui poter condividere qualsiasi tipo di esperienze, dall'esperienza sportiva per chi vuole fare salto ostacoli ovviamente, all'esperienza lavorativa, perché comunque il cavallo è sempre stato usato nella storia dei tempi per il lavoro fondamentalmente, quindi è importante mantenere anche questo aspetto, però si cerca più di costruire un dialogo che sia a doppio senso, quindi anche quello che noi vogliamo trasmettere alle persone che ci vengono a trovare qui da noi in azienda è proprio questo, il piacere di passare del tempo insieme al cavallo, e così come andiamo a fare una passeggiata con il nostro amico cane, andare a fare una passeggiata con il nostro amico cavallo, né più né meno, quindi proprio un rapporto di fiducia e di relazione. E imparare un Rispetto, immagino. Come, scusa? Il vento non sentiamo. E di rispetto soprattutto nei confronti degli animali, che un po'... Questo noi lo proporremo anche per team building e credo che sia molto importante diciamo, sarà il relazionarsi con la natura, con gli animali in maniera diversa, sarà molto importante dopo tutto quello che insomma il virus ci ha portato, e credo che sia anche una chiave molto positiva per un prossimo futuro. Certo, ci occupiamo anche appunto di imparare a leggere il cavallo, a capire che cosa ci sta comunicando, a capire quali sono le sue richieste, quindi, e cercare di assecondarle proprio per rispettare. Quindi magari oggi tu fai un favore a me e io domani faccio un favore a te, cioè una mano lava l'altra. E lo stesso vale comunque nel rapporto con i cavalli, quindi anche tanta osservazione del branco, delle loro dinamiche sociali. La gestione del branco è fondamentale. Chi ha cavalli e li tiene scuderizzati con questo Covid ha capito, o speriamo che abbia capito, cosa vuol dire tenere un cavallo chiuso in un box. Adesso che siamo stati costretti noi a rimanere chiusi dentro le nostre case, la sensazione di chiusura, l'impossibilità di vedersi con i nostri amici, l'impossibilità di abbracciare i nostri amici è esattamente la stessa cosa che i proprietari di cavalli impongono ai loro cavalli tenendoli chiusi dentro i box. Quindi speriamo anche che questo Covid abbia aperto un po' gli occhi a tanti proprietari e abbiano capito che il cavallo è un animale che deve stare libero, esattamente come noi, e che ha bisogno dei suoi simili esattamente come noi. Certo, questo è un messaggio che lo so che tu trasmetti a tutte le persone che ti vengono a visitare e che vivono le esperienze. Credo che sia molto importante e valga per tutti gli animali, non solamente credo per, diciamo, per il cavallo, ma è giusto che siano liberi e che stiano come noi stiamo tra gli umani, loro devono stare tra i loro simili. Beh, certo. Sì. Bene, allora, siete aperti tutto l'anno? Sì, assolutamente sì, siamo aperti tutto l'anno e anzi i periodi invernali, la primavera, l'autunno sono i periodi in realtà migliori per godere di questa terra, perché alla Maremma in estate è veramente calda, fa veramente caldo, ci sono tafani, ci sono le zanzare, un sacco di insettacci fastidiosi, e quindi invece è molto piacevole in inverno, è molto piacevole in autunno, per non parlare della primavera, che se adesso riesco di nuovo a girare la telecamera, guarda che colori e che giornata abbiamo oggi, ad esempio, e dimmi se non ti viene voglia di andare a fare una... Guarda che giornata, che colori... No. Ecco,
guarda che Guardate che giornata, bello. che colori, e dimmi tu se non ti viene voglia di andare a fare una bella passeggiata, un bel trekking, godere di questa meraviglia, di questo verde, di questi boschi che sono adesso Sì, sono rigogliosi. è E poi bellissimo. proprio per una questione, anche proprio per una questione di temperature, semplicemente. L'inverno qui da noi è un inverno veramente molto mite, cioè noi io a Ecco. gennaio andavo in giro con la felpa, non avevo neanche bisogno della giacca. È, Perché è vero, è vero. quindi più che l'estate, che comunque le spiagge sono super affollate e fa caldo e quindi le attività all'aperto sono sconsigliate ovviamente, è sicuramente molto meglio venire a trovarci in primavera, dove quando ci sono tutte le fioriture primaverili della macchia mediterranea sono incredibili, c'è la daffne, c'è l'erica, ci sono dei fiori e dei profumi, i rosmarini che fioriscono e sono incredibili. In autunno ci sono le querce che perdono le foglie, sono bellissime anche loro perché ci coloriamo di questi arancioni, di questi colori caldi, e l'inverno si sta bene. L'inverno fortunatamente si sta bene, una bella passeggiata al mare dove non c'è nessuno, quindi chilometri di spiaggia libera, ma veramente libera, dove sei libero di fare qualsiasi cosa, sempre rispettando l'ambiente ovviamente. Ovviamente questi posti saranno ben consigliati, soprattutto dopo questa, diciamo, questa esperienza che abbiamo avuto con il virus e appunto più natura, più libertà e meno massa, credo che sia anche molto importante, E ovviamente anche rispettando. E poi è anche importante, la Maremma è quel posto che ti offre la possibilità di veramente di essere libero, ma nel senso che in Maremma non è che devi venire in Maremma e hai l'aperitivo alle ore 8 e quindi ti devi vestire, acchittare e devi fare. Chi viene in Maremma viene per stare, non dovrebbe venire, però la Maremma ti dimentichi del tempo, vieni veramente per fermarti un attimo e per riconnetterti con te stesso e con il mondo che ti circonda, perché non hai tutti gli input delle città frenetiche, quindi non hai neanche tutti gli obblighi delle città. Non so, a me mi viene in mente chi va a fare la vacanza a Forte dei Marmi, per dirti, sicuramente dovrà presentarsi con un certo abbigliamento, si deve preoccupare, la donna si deve preoccupare del trucco, del gioiello, delle cose, perché bisogna fare show off a Forte dei Marmi. Se vieni in Maremma show off non lo fai perché tanto sei in Maremma, e quindi però invece hai la possibilità di rigenerarti. Ecco. Essere te stesso, giusto. Sì, assolutamente, Essere assolutamente. Ritorniamo un po' umani. L'umanità ci serve in questo periodo. E mi fa piacere sentire comunque, Vittoria, una ragazza giovane come te, perché comunque tu sei molto giovane, e sentire una ragazza giovane come te parlare in questa maniera mi apre il cuore, mi apre veramente il cuore. E infatti Proviamo. vorrei capire, ultimamente tutti quanti ripetono, il turismo ripartirà ma sarà diverso. Se ci Sì. dovessero essere dei cambiamenti, Sì. allora, quali sono prima di tutto le opportunità che si possono cogliere e che cosa vorreste tutte e due, cioè cosa vorreste che cambiasse? Beh, sicuramente io spero che anche la gente, ora si parla di questo turismo, non ci si può muovere dalle regioni, quindi intanto per la Maremma può essere un'occasione per farsi scoprire dai suoi propri abitanti, ok? Quindi dall'aretino, dal fiorentino, dal senese. Speriamo intanto che chi è toscano possa venire a riscoprire questo piccolo angolo di paradiso che hanno a 2 passi da casa alla fine. E questo poi vale ovviamente per tutta Italia in realtà, o comunque anche per le regioni vicine, quindi intanto speriamo che anche le persone locali riscoprano il piacere di fare turisti a casa propria in un certo senso. E poi, beh, come dicevo prima, speriamo che cioè il fatto dell'uscire dalla vacanza estiva, no? Visto che magari quest'estate sarà un po' complicato andare al mare, quindi iniziare a vedere la Maremma non più e unicamente come vado al mare in Giannella, ma vado in Maremma a fare una camminata nel parco
Parco della Maremma, vado a fare un'escursione a cavallo nei Monti dell'Uccellina, quindi che la gente abbia voglia di riscoprire un contatto con la natura. Certo, a parte che c'è anche molta storia nella Maremma, Etruschi, città archeologiche tipo Vulci, Cosa, no, Vulci però non è più in Maremma, ma comunque Cosa, la Sempre città di Maremma. Sì, la città di Maremma Cosa, Laziale, ecco. Sardinia, ci sono dei posti meravigliosi, meravigliosi. E, un messaggio che volete inviare al mondo? Un messaggio che vogliamo inviare al mondo. Per i prossimi viaggiatori. Per i prossimi viaggiatori, che ci siano più viaggiatori, diciamo, zaino in spalla, o comunque che siano più viaggiatori indipendenti e che si godano veramente tanto l'ambiente che riescano a trovare. Cioè cercare un po' di abbandonare sempre la nostra, dico una brutta parola, l'occidentalità, però insomma di fare un po' meno di tecnologie, di mezzi di trasporto autonomi, insomma di andare un po' a piedi e di toccare la terra veramente. Sì, concordo con lui, quindi ci auguriamo che questo Covid che ci ha chiusi in casa ci faccia rinascere la voglia di tornare a toccare le piante, di tornare a toccare la terra, respirare a pieni polmoni e poi riuscire tutti di casa, insomma. Con la giusta distanza. Distanza, ovviamente. Vabbè, però non sarà qui per sé. abbiamo No. tutto lo spazio del mondo. È vero, avete tutto lo spazio del mondo e c'è spazio per tutti. L'importante è rispettarci. Assolutamente sì. E rispettare la natura, tornare viaggiando, rispettando. Sono d'accordo anch'io con voi ragazzi. Io vi ringrazio per il vostro tempo, la vostra condivisione, la vostra, diciamo, la vostra condividere con noi, con me, con il nostro pubblico, la vostra passione, che secondo me è molto importante, perché sono sicura che quando le persone verranno da voi avranno la stessa sensazione. Sicuramente meglio personalmente che virtualmente. Adesso salutiamo tutti quanti e vi lasciamo con un video della che rappresenta, che vi fa vedere virtualmente la Valentina, ma che comunque non rende, perché la Valentina è molto più bella di quello che potrebbe essere rappresentata da un video. Giusto? Giusto, anche noi volevamo ringraziare te ovviamente per il lavoro che stai facendo, per appunto aiutarci e aiutare tutte le piccole realtà come siamo noi, ma queste realtà autentiche, fatte di persone vere, di persone reali. Grazie, perché grazie a persone come te che si occupano di farci vedere in giro, quindi ti ringraziamo anche noi per il lavoro che stai facendo, perché per noi è veramente importante. Sì. Grazie. Cambio la telecamera, così salutano anche i cavalli. Eccoli. Si vedono? Sì, sì, bellissimo. Aspetta che faccio un attimo ecco, così li vedono meglio. Ragazzi, guardate che bello. E pensate adesso a fare una bellissima cavalcata su uno di questi bellissimi cavalli. Certo, vi aspettiamo, vi aspettiamo. Ok, allora vi saluto Luca e Vittoria e adesso faccio lo sharing del video, ok? Ciao. Allora, Ciao. a presto, ciao! Ciao! Ciao, grazie mille. Grazie. Ma che, grazie a voi! Vedete?
Ciao!